le ricette di Luis. Scopri l'arte della norcineria, iscriviti al corso online. Hai sempre voluto imparare i segreti della norcineria? Questo corso online è l'occasione perfetta. Imparerai a creare salumi artigianali, dalla scelta delle carni alle tecniche di stagionatura, attraverso video tutorial, dispense dettagliate e supporto continuo. Cosa imparerai? Tecniche tradizionali della norcineria italiana, selezione e preparazione delle carni, stagionatura e conservazione, uso di spezie e aromi. Perché partecipare? Competenze pratiche per casa o lavoro, accesso a una community di appassionati. A chi è rivolto? Principianti, professionisti e amanti della cucina. Quando inizia? Subito. Segui il corso al tuo ritmo, dove e quando vuoi. Iscriviti ora e inizia il tuo viaggio nella norcineria. Oggi andiamo a fare un video, diciamo così, molto istruttivo, molto professionale e andiamo a fare, ok, qui abbiamo la pancetta che faremo anche l'unboxing, visto che va molto in moda. Andremo a fare l'unboxing della nostra pancetta, voilà. Se volete il pelo o fate così o prendete un accendino o una fiamma e lo levate. Qui è un po' troppo grosso da questa parte e andremo perché altrimenti la maturazione verrà velocemente dalla parte più piccola e ci metterà di più di qua, e invece deve essere uniforme, ok? Per questo dobbiamo partire da una forma, diciamo così, precisa. Questa parte qua leviamola perché altrimenti non prenderà il sale, però questa non la buttiamo via, ci possiamo fare delle salsicce, un sugo e tante altre cose. Ok, questa carne non si butta. Ok, via. Ok, la nostra pancetta che per adesso mettiamo via. Vi ricordo, questa pancetta qui ha 24 ore. Il nostro suino è stato, diciamo così, lavorato ieri. Il nostro unboxing, via, capocollo è già stato bello rifilato, meno che questa parte qua che vi dicevo che la parte dura non prende il sale, meglio toglierla. Qua va rifilato di testa, rifilato così, ma è già stato fatto già un bel lavoro. Ok, il nostro capocollo e lo mettiamo via per ora. Qua abbiamo il nostro guanciale, un pezzetto di guanciale che è la parte, questa qui è la parte del collo. Qui praticamente c'è, per modo di farvi capire, qui c'è la bocca, questa, ok? Così. Questo qui, a parte un pezzettino, ok, rivedremo questo. Mi sembra messo bene. Via. Là, se volete potete levare il pelo, come vi dicevo, o fate così, o con una fiamma, che basta anche un accendino, se così un pezzo vicino, certo se ne fate tanti, no? Via di unboxing, via. Lombo, il nostro lombo, ok? Questo qui deriva dal nostro carré, qui è la parte finale dove ci sono le costole, la parte molto morbida, molto delicata. Questa parte qui va tolta, questa rete, perché il sale se no non prenderà. Via. Via questo qui. Io ci farò un bel sugo, ci farò. Ok, e abbiamo capocollo, guanciale.
capocollo, la nostra pancetta e il nostro lombo. Le caratteristiche sono completamente differenti. Questa parte qui andrebbe tagliata, andrebbe rifilata questa parte. Via. L'ho vista soltanto ora. Ole. E via. Ok. E ora dobbiamo fare una bella cosa. Ora si fa sotto sale. Io cosa faccio? Aglio, come se non ci fosse un domani. Insieme all'aglio mettiamoci un pochino di sale, perché questo, perché almeno l'aglio non scivolerà, rimarrà lì. E qua semplicemente facciamo roteare vedete la pastella? E cosa facciamo della pastella? Via, via. Dobbiamo fare così, pastella nelle manine e ovunque. Bene, e poi fare una cosa più veloce possibile. Ole. Pepe. Qui ci ho fatto l'infuso di ginebra. Potete fare o non fare, è una cosa. Il pepe. Eccoci qua. Eccoci qua. E ora, ok, andiamo di sale. Ok, via così. E sopra ci metterò questo, perché questo qui andrà nel maturatore. Allora, per mancanza di spazio non c'è problemi, possono stare anche una sopra l'altra, un contenitore, e facciamo la stessa cosa. Facciamo sotto, così ci si appoggia. Ora, e via questo. Allora faccio diverso. Questa qui. Ora, andiamo lì. Ok. È il capocollo questo. Il capocollo. Voilà. Io vado sotto, così ci si appoggia. Questa è la tecnica a coprire o a sentimento. Così. E facciamo uguale per finire.
pastella. Il pepe disinfetta, aromatizza. E ora qui ci deve stare un 4 giorni. Farà il liquido. Il liquido almeno una volta al giorno va levato, va tolto. Qui vi si riempirà di liquido, non fate altro che toglierlo dal frigorifero dove l'avete, buttate giù, ve lo farò vedere, però ve lo farò vedere, non vi preoccupate, non vi abbandono qui. Questa è solo la prima parte. E ora questa qui io la metterò nel maturatore, dove semplicemente deve avere una temperatura, diciamo così, di 10 gradi, 12, un pochino ventilato, senza esagerare. Se non avete il maturatore potete farlo questa fase qui anche in frigorifero. L'importante è che il frigorifero non sia così freddo, ok? Che sia almeno 6-7 gradi, 8 gradi, e ogni tanto so che deve essere anche un po' ventilato. Se avete la cantina ancora meglio. Comunque questo è il nostro procedimento. Io farò il procedimento, diciamo così, professionale. Faremo assieme le 3 fasi. Adesso abbiamo fatto la prima fase, che è quella della salatura, dove ora l'ho messa, diciamo, nel maturatore. Vi farò vedere. Nel maturatore fate un po' come vi pare, o anche se non avete il maturatore, l'importante è che non sia caldo, che non stia al caldo, che sia una temperatura fresca, fredda, ok? Che può oscillare dai 6-7 gradi che arrivi a 12 gradi, ok? Questo range qui non ci sono, diciamo, problemi. Questa fase qui è abbastanza elastica. Finita questa fase, gioco con la gatta, finita questa fase bisogna fare il risciacquo del sale, ridrogare tutto quanto, e andrà fatta una stufatura. Non è la stufatura come si fa ai salami, ma è una stufatura come si fa ai salumi, che è differente, non è così invasiva, è molto, diciamo così, più bassa, è molto più easy questa stufatura. Finita la stufatura inizia la maturazione, come sono tutti e due i salami e i salumi. Questo è nella stessa temperatura, il range è quello uguale. Comunque faremo i 3 step. Questo qui è il primo step, che, diciamo così, lo manderò online. Quando poi fra 4-5 giorni rifarò l'altro, lo finirò e tutto, manderò online, o farò tutto insieme, ora non lo so ancora, ci sto un attimo pensando. Ok, via, vi farò vedere il maturatore. Oddio. Bene, ecco qui. Ora sta ancora scendendo il 13, perché non tutti gli strumenti sono uguali. Vedete, qui è a 9, il veritiero è questo, ogni strumento fa un po' come gli pare, mentre invece questo qui è l'umidità, vedete, 70% è perfetta, ok? Sopra c'è quello lì, ci sono quelli, benissimo, bene, ok. L'importante è che ora lo vedremo assieme. Quando farei il liquido andiamo a togliere il liquido. Voilà, questo è il mio quadro di comando del maturatore. Qui manca la scatolina dietro, manca, ma insomma è efficiente, con quello piazzato a 9 gradi, vedete? 9 gradi e sui 70 di umidità. Very nice. Ci aggiorniamo. Ok, eccoci qua. Sono passati circa 5 giorni, dove vi ricordo che la carne è stata girata almeno 2 volte al giorno
ed è rimasta, diciamo così, sotto sale in un frigorifero con una temperatura di circa di 10 gradi. Oggi cosa facciamo? Prendiamo il tutto, ho già messo il braccetto, prendiamo il tutto, prima cosa faccio? Lo sciacquo bene sotto l'acqua, scusate, sciacquo tutto quanto sotto l'acqua fredda. Poi cosa facciamo? Gli diamo sopra un pochino di aceto per disinfettare, ok? Gli diamo sopra un pochino di vino e per ultimo ci ho messo qui un liquore per due motivi. Uno perché gli darà un pochino più di sapore e uno perché dentro c'è un pochino di nitrato, lo aiuterà a disinfettare. Ok, via, passiamo alla sciacquatura. Sciacquato bene alla perfezione, eliminato tutto il sale in eccesso. Ora gli diamo anche un'asciugatina, mi sono coperto un po' di più perché qui ci si sporca. Vi ricordo che questo video lo farò breve, essenziale, diciamo così, ok? Voilà. Qui ho preparato nuovamente l'aglio, la pastella d'aglio, e la prima cosa che ci andiamo a dare semplicemente, guardate, ok, questo è il lombo, questo è il guanciale, questa è la pancetta tesa. Se volete vi potete aiutare con un frullatorino. Ora. L'asciutta disinfetta, abbiamo detto, un pochino sopra, il nostro liquore. Via. Più che altro questo deve andare sulla carne, sulla cotenna, tra poco. Con la pancetta, che la pancetta dobbiamo semplicemente metterci su un bel po' di pepe e ci siamo. Il guanciale uguale, ha bisogno di poco. Sarà sia impepata, sì. Strada. Sta bene. Ok. Benissimo. E abbiamo la strada con il velo.
è un pezzetto questo che ci sta da sé senza problemi, che l'ho perso anche troppo tempo. Ok. Abbiamo il nostro pezzetto e lo umidisco un pochino ora con la nostra pozione qui, che gli fa soltanto che bene, così, vedete? Eccoci qua. Lo potete anche mettere nel vino dentro, tac, e lo umidite un pochino, Ora io sto sfruttando il composito sotto. Benissimo. E ora ok, e ora vediamo di metterlo qua. Eccoci qua. Ok, ci siamo. Io faccio una maniera abbastanza semplice, il nodino qui sotto. Ole. Ok, ed ecco qua il nostro capocollo. Ok, siamo arrivati praticamente all'inizio della nostra, diciamo, iter di stufatura. Ok, tutte e quattro ovviamente avranno una diversa stagionatura. Il lombo in circa 40 giorni sarà pronto, il guanciale in un paio di mesi, il capocollo ci vogliono 4 mesi e la pancetta con un paio di mesi ce la caviamo. A me piace un po' morbidina. Comunque sia, abbiamo fatto assieme queste delizie. Spero che vi siano piaciute. Ok? A bientôt. Voilà, ora inizia la fase, diciamo così, di asciugatura e di stufatura. Inizia, che è una fase che dura circa 5-6 giorni. La potete fare sia con un maturatore
sia con un frigorifero modificato a maturatore o sia, diciamo, in un ambiente caldo, perché la stufatura va fatta in un ambiente caldo che poi deve scendere man mano 2 gradi, 2 gradi, 1 grado, 1 grado, quello insomma fa un po' parte di quello che voi più vi piace. Io solitamente le faccio scendere in 2 gradi, 2 gradi, mi sono sempre trovato bene. Ok? Le metterò nel maturatore, le metterò questi qui, e ci vediamo con lei, ci vediamo fra un 40 giorni, che sarebbe bello un po', con il guanciale ci vediamo fra un paio di mesi, col capocollo, ciao, 4 mesi, con la pancetta un paio di mesi. Spero che questo video qui l'ho fatto, vi ripeto, semplice, perché vi possa, diciamo, tornare più comodo, meglio, senza tanti discorsi, che sto facendo ora, sì che stacco. Ciao, ricette di Luis. Là, sono dentro, come vi dicevo, per la prima fase di gelamento, diciamola così, fase di 5 gradi. Là, messi appena ora, sta scendendo, siamo a 7-8, ma fra un po' sarà a 5 gradi. Voilà. Le ricette di Luis. Scopri l'arte della norcineria, iscriviti al corso online. Hai sempre voluto imparare i segreti della norcineria? Questo corso online è l'occasione perfetta. Imparerai a creare salumi artigianali, dalla scelta delle carni alle tecniche di stagionatura, attraverso video tutorial, dispense dettagliate e supporto continuo. Cosa imparerai? Tecniche tradizionali della norcineria italiana, selezione e preparazione delle carni, stagionatura e conservazione, uso di spezie e aromi. Perché partecipare? Competenze pratiche per casa o lavoro, accesso a una community di appassionati. A chi è rivolto? Principianti, professionisti e amanti della cucina. Quando inizia? Subito. Segui il corso al tuo ritmo, dove e quando vuoi. Iscriviti ora e inizia il tuo viaggio nella norcineria.